Diablo Rosso 4. Il motociclismo è ricchissimo di posti leggendari, strade, circuiti, fabbriche e innumerevoli altri teatri di avvenimenti e imprese. Pochi però sono avvolti da un alone di mistero, paragonabile a quello che aleggia sulla struttura di Nardò. Centro d'eccellenza come pochissimi altri al mondo, dove le case di auto, moto e pneumatici sviluppano i loro prodotti. Un posto dove quotidianamente girano i mezzi che noi sogneremo o guideremo almeno 2 anni dopo. Un posto dove una macchina fotografica o una videocamera possono vanificare strategie di marketing durate anni. Un posto dove quindi un giornalista non ha normalmente diritto di cittadinanza. Normalmente. Quindi, come potete immaginare, mi serviva una scusa per infilarmi qua dentro, perché qui si vedono cose che voi umani non potete immaginare. La scusa è arrivata grazie ai ragazzi di Pirelli, grazie ai quali ho potuto passare un'intera giornata a vedere come lavorano, perché sono impegnati in questo momento nelle certificazioni delle gomme per il mercato tedesco, ma soprattutto per avere un'anteprima, uno sneak peek, dicono gli inglesi, della Diablo Rosso 4, la nuova proposta per il 2021 della casa della Pilunga. Diablo Rosso 4 arriva dopo 5 milioni di pneumatici venduti da quando nel 2008 è nata la denominazione Diablo Rosso. Una gomma naturalmente nata per le crossover, le naked e le super sportive, che deve unire una discreta percorrenza chilometrica, una discreta resa sul bagnato. Noi in Italia magari non siamo quelli che escono anche se piove, ma in altri paesi in Europa tendono a fregarsene un pochino più di noi, ma soprattutto devono offrire una bella guida e un bel grip, perché le moto su cui fittano queste gomme, montano queste gomme, sono naturalmente moto che amano la guida dinamica. Come sono fatte queste Pirelli Diablo Rosso 4? Allora, iniziamo parlando dall'anteriore. Si tratta di un prodotto bimescola con una mescola naturalmente un pochino più dura sulla fascia centrale e evidentemente più morbida sulle spalle per unire una buona percorrenza chilometrica, il sostegno che serve nelle fasi di staccata, ma anche il grip quando si va sull'angolo, ovvero in piega. In questo caso abbiamo circa il 50% di superficie dura sulla parte centrale e quindi spalle un pochino più morbide. Il posteriore tecnologicamente è ancora più interessante perché a seconda della misura non è fatto alla stessa maniera. Cosa voglio dire? Dunque, partendo dalle misure più basse e arrivando fino al 190-50 abbiamo una struttura bimescola con la tecnologia Cap and Base. Tecnologia Cap and Base, se ci seguite sapete di cosa si tratta. Naturalmente significa che la parte di mescola più dura che troviamo sulla fascia centrale si estende anche sotto, sulle spalle, sotto le fasce di mescola più morbida. Bimescola quindi un pochino più morbida naturalmente sulle spalle e più rigida sulla parte centrale, per gli stessi motivi di cui parlavamo all'anteriore. La grande novità viene dall'utilizzo di un nuovo polimero denominato Lyocell che modernizza, che rende la gomma ancora più performante. Cosa succede al di sopra del 190-50? 190-55, 200/55, 200/60, perché la moto che vedete al mio fianco, come sapete, monta questa misura molto particolare, sono addirittura trimescola, quindi ci sono 5 fasce, quella centrale naturalmente un po' più dura, sempre tecnologia Cap and Base, per cui la mescola più dura si estende al di sotto delle spalle, 2 fasce intermedie e una fascia che arriva fino proprio alla spalla, al margine della gomma. Naturalmente diventano progressivamente più morbide, c'è addirittura un'area slick con una mescola che ricorda molto da vicino quella dell'attuale SC3, quindi la precedente SC2, quindi una mescola che offre tutto il supporto necessario in piega, offre la prestazione di picco, il grip in piega e naturalmente riesce a dare comunque di nuovo un sostegno e una durata chilometrica più accettabile di quello che sarebbe utilizzando una mescola morbida sull'intera, diciamo, superficie dello pneumatico.
Naturalmente le novità non sono soltanto relative alle mescole e ai materiali che vengono utilizzati per queste gomme, ma naturalmente tantissimo lavoro è stato svolto sui profili. Se ci seguite con attenzione, se seguite i servizi che abbiamo fatto su Pirelli, avrete notato che progressivamente ci si è spostati, soprattutto al posteriore, perché l'anteriore è abbastanza fisso, diciamo, sul 120-70 tradizionale, sul posteriore ci si è spostati sempre su profili sempre più larghi, con maggiore impronta a terra sulla spalla, ma anche molto più pronunciati. Quindi è arrivato quel 200/60 che è debuttato sulla Ducati, che riesce a coniugare, a sintetizzare a meraviglia, secondo le dichiarazioni di Pirelli, ma abbiamo riscontrato, doti di stabilità e allo stesso tempo di maneggevolezza, nonostante una sezione molto molto ampia. Questa considerazione vale anche, ne parleremo dopo quando ne parliamo della dinamica, per il 200/55, che pur mantenendo la stessa dimensione nominale si è spostato verso il 200/60, risultando quindi più alto e un po' più largo. La formula è vincente e quindi evidentemente perché non sfruttarla. L'occasione di questo primo contatto con le Diablo Rosso 4 mi viene anche per un primo contatto con la pista handling di Nardò. Allora, i circuiti handling normalmente, lo dico per chi non ha familiarità con questo tipo di strutture, sono validissimi per mettere alla prova ciclistiche, pneumatici, motori e quant'altro, ma tipicamente non offrono quel gusto di guida tipico delle piste vere, chiamiamo così, quelle dove si corre. Qui invece l'architetto che l'ha progettato evidentemente aveva un ottimo gusto e ha pensato bene di replicare molte delle situazioni che si trovano sui circuiti più affascinanti del mondo. Allora, purtroppo qui dentro, per i motivi che si diceva prima, è difficilissimo fare riprese. Ci siamo riusciti grazie allo sforzo di Pirelli, che ha convinto i responsabili del Nardò Technical Center a darci una brevissima finestra di riprese, quindi non vi posso far vedere un giro completo, ma sappiate che ci sono dei frangenti che ricordano Phillip Island, altri che ricordano addirittura Spa, c'è qualche cosa del vecchio Nürburgring, ed è una pista estremamente complessa, difficile da imparare, ma una volta presasi confidenza offre un gusto impareggiabile e soprattutto offre tantissimi frangenti diversi per mettere alla frusta gomme e ciclistiche. Quindi è fondamentale per cominciare a girare su una pista del genere, soprattutto per uno come me che non l'aveva mai provata, toccata con mano, che una gomma dia confidenza. Prudentemente io sono partito con la KTM 890, una delle moto più agili, più leggere, forse una delle meno potenti di questa bellissima line-up che Pirelli mi ha fatto trovare, ma è anche quella con un avantreno assolutamente fantastico, che quindi dà tantissima confidenza ed è forse una delle moto ideali per imparare una pista così impegnativa. La sensazione che emerge subito è quella di confidenza sull'avantreno, che è quasi superiore, se devo dirvi la verità, a prima impressione, a quella che avevo riscontrato a suo tempo sulla Rosso Corsa 2. Un pneumatico sulla carta più sportivo, ma rispetto al quale sono evidentemente passati quasi 3 anni. Grande confidenza sull'avantreno, ma anche un bellissimo accordo, una bellissima sincronia, chiamiamola così, di comportamento tra l'anteriore e il posteriore nella misura 180. Pirelli ci ha abituato ad avere dei profili molto armonizzati fra anteriore e posteriore, quindi ormai lo diamo un po' per scontato, ma credetemi, soprattutto quando c'è una variazione così ampia come quella che troviamo qui, non è assolutamente banale. Con la KTM forse era fin troppo facile trovarsi bene. Quindi sono passato, una volta prese un po' le misure alla pista, alla BMW S1000R, che è una naked dotata di tutt'altra cavalleria, ma anche tutt'altra massa e una ciclistica nettamente diversa. Allora, in questo caso evidentemente la pista cambia, perché come vi dicevo è una pista molto complessa, molto complicata, e affrontando più velocemente certi passaggi si vengono a perdere alcuni riferimenti. Ciononostante rimane quella bellissima confidenza sulla gomma, quell'appoggio notevole soprattutto da parte dell'avantreno, ma anche emerge in questo caso un bellissimo comportamento da parte del retrotreno, che anche applicando coppia, andando con il gas puntato oppure addirittura aprendo, non causa quell'effetto deriva che invece ci si aspetterebbe dalla moto. In particolare parlo della S1000R, che con alcune gomme ce l'ha un pochino come comportamento, diciamo così, ce l'ha un po' nel suo DNA. Dopo la BMW decido di giocare il pezzo da 90. Il pezzo da 90 è la Ducati Street Fighter. Se seguite moto.it, avete guardato qualche mio video, sapete quanto mi piaccia la Street Fighter. Allora, in questo caso bastano credo 4 curve per notare un matching di profilo fra l'anteriore e il posteriore, e la moto veramente spettacolare.
Il punto è che è una misura che viene utilizzata praticamente solo da lei, naturalmente dalla sorella Panigale, carenata. Di conseguenza i tecnici Ducati hanno avuto la possibilità di spingere molto sullo sviluppo di questa misura e adattarla alla perfezione alla ciclistica della Street Fighter. La cosa impressionante è che si ha un 200 posteriore che paradossalmente risulta più agile di misure sulla carta teoricamente più veloci, più svelte nello scendere in curva. La cosa diventa ancora più impressionante se consideriamo che il 120 anteriore rimane sempre lo stesso. Si ha una rapidità e allo stesso tempo una confidenza che sinceramente, ragazzi, non è affatto banale. Per prendere un attimo fiato dopo il mio turno sulla V4, scendo un attimo di cubatura e colgo l'occasione di godermi l'Aprilia RS660 che viene ancora valorizzata dal Rosso 4. Allora, il feeling sull'avantreno e la stabilità intrinseca della gomma, che ho verificato successivamente anche sull'anello di alta velocità, e la moto va dritta come un binario, stiamo parlando di quella, ma ci arriviamo dopo. Dicevo, la ciclistica della RS660 viene valorizzata da una gomma come il Rosso 4 perché la moto è molto leggera, molto stabile, non è dotatissima dal punto di vista della coppia, perché stiamo parlando di un bicilindrico parallelo da un centinaio di cavalli, e la pista e questa moto diventa un Luna Park. Potete prendervi delle confidenze pazzesche e soprattutto l'elettronica praticamente non interviene. La RS660, come sapete, è una piattaforma elettronica da riferimento, scusate l'incertezza. L'elettronica praticamente non ha bisogno di intervenire. Tantissimo appoggio anche agli angoli di piega più pronunciati, sull'angolo proprio estremo, rapida nei cambi di direzione, sempre tantissima confidenza e la capacità di chiudere la traiettoria come se si fosse su un binario. Poi passiamo a quella che sapevo mi avrebbe messo un po' più in difficoltà, e non parlo della S1000RR, anche solo a pronunciarla, ma dell'XR, perché l'impostazione è un po' particolare, naturalmente non sono le moto che tipicamente provo, e soprattutto io lo confesso, con le crossover in pista mi trovo un pochino a disagio, principalmente perché mi trovo a guidarle di corpo come guiderei su una sportiva e ho qualche problema quando le pedane toccano terra prima del mio ginocchio, essendo abbastanza corto di statura. Allora, con le Pirelli l'XR diventa assolutamente fantastica, mi viene da dire che sia quasi un riferimento della categoria. Nell'uso in circuito ci si possono permettere delle libertà che su strada non ci si prenderebbe mai, si possono sfruttare a fondo le potenzialità di un mostro come l'S1000 XR, ricordiamolo che deriva direttamente dalla sorella WR, e il Rosso 4 è veramente fantastico, oltre all'omogeneità di comportamento che avevo già riscontrato sulle altre. In questo caso, complice la luce a terra non eccessiva, come dicevo, le pedane iniziano a toccare terra un pochino prima, e sulle proposte più sportive ci si possono permettere delle libertà anche con l'acceleratore e nella guida che non ci si prenderebbe con le altre moto, e non si ha praticamente la minima perdita di aderenza. Ricordatevi che stiamo parlando di una gomma nata per l'uso stradale che solo in secondo ordine può essere utilizzata in circuito, cioè meglio, se volete andare benissimo, ma non è una gomma come il Rosso Corsa 2 o come il Super Corsa, naturalmente pensata per quello. La prova del 9 e la prova più impegnativa a cui ho sottoposto le Rosso 4 naturalmente arriva dalla Superbike BMW, l'S1000 RR, una moto che tipicamente, se ci pensate, andrebbe equipaggiato con pneumatici della classe del Supercorsa, una moto pensata, va bene anche su strada, ma naturalmente pensata per un utilizzo soprattutto in circuito. È la moto da cui deriva l'M1000 RR che viene utilizzata nel mondiale Superbike, che quest'anno non vediamo l'ora di scoprire. Bene, con le Rosso 4, che sono gomme pressoché stradali, non sono quasi mai riuscito a far perdere l'aderenza nemmeno il posteriore, nonostante, chiaro, l'elettronica interviene, si scarichi veramente tanta coppia, e qui ci siano dei curvoni molto molto lunghi, soprattutto destrossi, in cui il gas all'inizio si punta, dopodiché si spalanca. Vi faccio vedere la superficie del pneumatico posteriore e noterete un'usura senza strappi, senza riccioli da gomma rovinata, ma da un'usura assolutamente perfetta. Dal punto di vista del comportamento è promosso con lode. Adesso però aspettate un secondo, perché vi porto in un altro posto ancora più spettacolare di quello che vedete alle mie spalle e tiriamo un attimo le conclusioni su questo Diablo Rosso 4. Quindi
Per chi sono le Diablo Rosso 4? L'abbiamo detto in apertura, per qualunque possessore di moto di quella categoria, nuove o vecchie, usate, non fa differenza, anzi se non avete una moto proprio di primo pelo, sono sicuro che le Pirelli Diablo Rosso 4 siano in grado di modernizzarle, di sveltirle, di rendere ancora più efficace la guida. Anche perché, vi dico la verità, io ho una coerenza di comportamento, una neutralità col gas puntato, gas chiuso, gas aperto, la capacità di seguire la traiettoria così finora per gomme soprattutto di questa categoria non l'avevo mai provata, anzi pensavo che fosse pressoché irraggiungibile. Difetti sono solo nere, se le volevate di un altro colore mi dispiace, ma bisogna rivolgersi altrove. Direi di aver scoperto a questo punto un'altra eccellenza italiana, ma vi assicuro, lo so, mi odiate, ma mi sento un bastardo fortunatissimo perché con questa giornata di eccellenze italiane ne ho scoperto un'altra, ed è quella meravigliosa struttura che non vedete alle mie spalle, perché un posto come questo in tutto il mondo secondo me ce lo invidiano. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!